Oh Vergine dell'Eucaristia, dolce Maria, patera del Sacro Cuore, tu ci offri con nome di vita il tuo caro Figlio, splendor del cielo. Le anime che bramano curarsi la salvezza ed entrare nelle mie piene grazie, devono conoscere come anch'io accolsi tutto in assoluta volontà di Dio, cominciando col nascere in povertà e nel pieno della notte, forse la più fredda dell'anno, avendo come riparo una grotta e come compagnia degli animali, sempre generosi nel donare all'uomo il loro affetto. Ebbi come genitori due umili lavoratori, in continua lotta per sfamare la famiglia e in difficoltà perenni con chi garantiva a Giuseppe il proseguo del suo operato di falegname. Egli a sua volta lamentava umiliazioni e delusioni per i datori e non viveva che di giornata. La madre mia, che si occupava delle faccende domestiche, arrivava a sera affaticata ed io non mi risparmiai mai nell'offrirle il mio aiuto. Vi pare poco per Dio che già poteva addottrinare i sacerdoti in tenera età? Accettai di buon grado quello che il Padre amato aveva disegnato per me fino al tempo del patire, quando mi commisurarono ad un ladro, ad un malfattore come era Barabba, e non mi curai del pensiero umano che mi riteneva un povero pazzo, senza preoccupazioni del disprezzo verso i miei cari. Oh sì che mi duolevo per la madre. Credete che non abbia avuto pena per ogni circostanza in cui l'agnella mia si sarebbe trovata, per la sorte gettatami sopra? Voi non capite che il suo dolore fu il mio crivello, ma dovevo compiere la missione e questa sola mi animava in tutto finché non fosse realizzata. Nell'atroce martirio, tra gli sputi, gli schiaffi, le bastonate e le ingiurie, anche io ebbi ribrezzo di questa natura a cui mi ero assoggettato, ma non mi sottrassi. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi amici. Abbiamo sentito questo messaggio fortissimo, meraviglioso, incredibile. Sembra uscito come da chissà quale ambientazione, ma in realtà è un messaggio che Gesù mi ha dettato nel 2005. Era ancora tutto in corso la realtà della mia esperienza. E come vedete, vivere l'esperienza della Santa Famiglia è una cosa incredibile, meravigliosa. A questo servono le rivelazioni, a questo servono i risvegli di Dio rispetto a quelli che dicono: ah, ma noi non abbiamo bisogno di tutte queste cose, ci basta il Vangelo. E sì, cari amici, ma quando meditiamo questi pezzi di messaggi ci si stringono le spalle, il cuore si fa piccolino. E allora ecco lì la ricchezza delle rivelazioni di cui siamo portatori, ma deve essere un grande dono per tutti. Dopo di noi resteranno queste parole e chi le leggerà ancora potrà godere ampiamente. Allora oggi che stiamo celebrando insieme la Santa Famiglia che si prepara alle prove, perché c'è un viaggio da fare. Questa bambina e questo giovanissimo uomo, tutti e due belli come il sole, ecco che finalmente devono andare incontro a cosa? All'atteso, quello che i santi, i patriarchi, i profeti, con i voti di tutta una vita e con i sacrifici di tutte le loro persecuzioni. Ecco, questo santo sta per venire, questo atteso.
Adesso, dopo l'attesa, giustamente viene il compimento, perché quel grido di sangue, di amarezza, di morte, di desolazione è stato ascoltato. E dai cieli Dio sta per scendere tra il suo popolo, dimorando con esso per sempre. Ma quanta fatica, carissimi amici, quanta preparazione, quanta delusione, perché i secoli soddisfino l'attesa tanto annunciata, profetizzata, parlata, dichiarata, a volte trasmessa persino inadeguatamente rispetto all'esordio che ipotizzavano. Allora tutto si muove per l'uscire, per così dire, di Maria e di Giuseppe dal rifugio sicuro della loro posizione, quella posizione che gli offriva comunque il benessere quotidiano, per andare verso l'ignoto umano. Ma loro si muovono per la loro fede e vedono sempre in questa fede la luce in fondo al tunnel. Inutile dire che si sentivano indegni, ma erano sostenuti da, come dire, una incontenibile gioia che dava vigore durante alle difficoltà di un cammino pieno di scomode sorprese, ecco, che non aveva nulla di umanamente gratificante. Se non si comprende il mistero di questa nascita, è chiaro che loro questa nascita l'hanno attesa con i sentimenti di veri fedeli. Quindi l'amore vivente e potente si incarna nel quotidiano di tanti bambini che sono in arrivo e che non sono accolti, e per alcuni vi sarà la morte ad attenderli. Vedi pillole abortive ed altro. Apro una parentesi molto molto leggera, ma proprio i dati ultimi raccontano che la pillola sta facendo una grande strage, perché il 78% delle donne preferiscono quel tipo di stile abortivo rispetto al classico. Questo ne va anche per dire che tutte queste povere creature però non sanno a cosa vanno incontro, oltre al dolore grande e spirituale di quello che commettono, perché non sempre va sempre a buon fine la cosa, e quindi fisicamente restano in parte anche storpiate, perché questa pillola non finisce, come dire, di pulire, di fare l'omicidio totale. Quindi spesso bisogna incorrere in tantissime altre cure per, oltre allo strascico che lascia fisicamente questa pillola. Allora, carissimi, non voglio soffermarmi su questo, ma vale la pena dire anche qualche cosina, che bisogna essere molto attenti a quello che si fa. Quando una donna abortisce, anche se la legge ti dà, come dire, questo placet e quindi sembra quasi una specie di benedizione sociale, questa donna che si prepara a fare un atto del genere non sa quello che nel proprio cuore gli resterà per tutta la vita. Lo raccontano centinaia di testimonianze di persone che anche a Celeste Verdura sono venute e che nonostante siano passati gli anni ancora sentono il peso di quello che hanno fatto. Certo che sentono il peso, perché anche se hanno, come dire, confessato questo peccato esige poi dopo che il danno sia riparato. E quindi occorrerà tutta una vita perché questo omicidio sia poi, come dire, regolarizzato rispetto alla giustizia della misericordia divina. E questo deve accadere durante la vita. Se non si soddisfa durante l'esperienza umana, è chiaro che sarà ancora più amorfa, più terribile nell'altra vita, perché non solo
il dispiacere di queste creature che ti verranno incontro e ti saluteranno, mamma, sono tuo figlio, tua figlia, e che tu non potrai abbracciare perché dovrai restare in purgatorio tanti, tantissimi anni, lontani anche dal loro amore, che rende imperfetto, inadeguato la visione, la visione di Dio, inadeguata la visione di Dio, e quindi bisognerà restare molto tempo ancora divisi, quindi divisi in terra e pure divisi in cielo. Pensate, dopo tutta una vita magari di sofferenza, perché è devastante l'aborto, carissimi amici, ciò che lascia dentro il cuore non solo di una donna, ma anche di uno che voleva diventare padre, non è riuscito, allora certamente lì Dio interverrà, ma ci vuole tutta una vita di preghiera, meditazione e soprattutto di purificazione. Dio poi farà la sua parte perché i pesi vengono considerati da Dio per quello che sono, non per come noi li vogliamo raccontare. Comunque, carissimi amici, la storia di questa santa coppia ci fa riflettere su come le crisi possono essere presto risolte. Infatti, non vi è famiglia e non vi sarà mai che non avrà momenti pesanti con il carico di violenza che li circonda. Guardiamo oggi intorno a noi tutto quello che accade, vicino, lontano. C'è un'esasperazione di dolore e un languire, una tristezza che è veramente incredibile. Pensiamo alla stanchezza dell'amare, quando due genitori davanti a una vita che arriva hanno paura, alternando a volte dramma a depressione, poiché i traumi del passato, con l'aiuto della corrente e necrologica mentalità, ingenerano i loro cattivi pensieri. Ma guardiamo a Maria, che ha fatto tutto per amore, senza formulazioni di pensiero, pensieri personali. Guardiamo a Giuseppe che, nonostante le incomprensioni, struttura la sua mente, il suo pensare, il suo lavorare. La struttura e la orienta questa, come dire, decisione di seguire Dio non per un riscatto personale, emotivo, barra sociale, non in funzione delle proprie frustrazioni, lo fa perché lo deve fare. Questo Dio gli ha detto attraverso non certo Maria, ma l'angelo e tutto quello che sono le realtà ispirate e di cui sappiamo molto poco, ma che realmente concordano con i scritti profetici e tantissime altre realtà. Quindi loro sanno che quel dono di un figlio va capito, non va interpretato, va capito. E in quanto tale, questo dono deve essere servito. Sanno infine che i figli non sono, non saranno mai nostri. E quindi questi figli vanno accolti per migliorare la creazione, per farla diversa secondo i desideri del Padre. Vedete, intorno a noi respiriamo quest'aria di ignoranza e ci ritroviamo bambini che ancora, purtroppo non adolescenti, hanno un cuore gonfio di angoscia e con grande tristezza preferiscono o commettere il male o addirittura rinunciare al bene della loro esistenza. Questo da dove deriva, carissimi? Deriva da quei primissimi giorni in cui le loro famiglie annaspavano nelle tenebre, perché non abitava Dio la loro casa e quindi i loro cuori, la loro mente, il loro pensiero. Allora, una domanda: perché allora non fare buon uso di queste crisi
Quando si sente dentro uno stato devastante di infelicità, e quello è il momento per pregare e piegare le ginocchia e lasciarsi consolare il cuore andando davanti al Signore. Non dico subito, immediatamente davanti al Santissimo Sacramento, ma chiudersi un momento nel silenzio di una stanza dove non possono arrivare i frastoni del mondo. Bisogna avere, carissimi, il coraggio di rivolgerci un giusto rimprovero e di capire che le difficoltà, se accolte con fede, possono solo trasformarsi in vocazioni di amore e di tenerezza familiare. È lì che il Signore ti aspetta, è lì che le cose cambiano e il tuo domani diventa diverso perché è il tuo presente che sta cambiando. Ha un sapore di una logica differente. Sei capace di vedere oltre queste prove dei disegni infiniti della tenerezza di Dio con cui la famiglia scava la cesta del proprio nido. Così un figlio cresciuto meglio, magari con raddrizzamento in corso d'opera, non solo del figlio ma anche dei genitori, di tutti quanti i membri della famiglia, saprà che potrà vivere per realizzare cose ancora migliori dei propri genitori, perché si sente forte, perché in famiglia si è avuta la capacità di ascoltare il contraddittorio, le cose che non ci piacciono, le cose che non vogliamo ascoltare, che invece fanno un grande bene. Diceva Don Bosco che se avessi, dice lui, avuto tanti soldi, avrei pagato i nemici per raccontare e per raccontarmi, per raccontarci tutti quelli che sono i miei, i nostri difetti, perché così diventiamo santi prima, che noi non siamo capaci di vederli. È inutile. E quindi, come dire, i membri cresciuti in questo modo, anche nella difficoltà delle asprezze della vita quotidiana, quel figlio, quei figli che vivono in questa famiglia, che però è una famiglia che spera, ringrazia Dio, farà di quelle crisi solo un'eco lontana, perché si abitua, sa che le crisi sono come il pane quotidiano, gli servono, gli occorrono. Le crisi si possono risolvere, non sono un punto di arrivo finale, ma un punto di inizio, finita una ne arriverà un'altra, però si è sempre più forti, si è sempre più atletici, si è sempre più fiduciosi di Dio. E quindi, carissimi amici, queste storie imperfette, tutte quelle nostre, delle nostre famiglie, non fanno altro che far traspirare la luce di un Dio che sta dietro ai genitori, ogni genitore, magari il peggiore del mondo, però finché questi genitori hanno un senso di amore, e chiaramente oggi ne sentiamo di ogni, ma lì siamo già davanti a profili psicologici abbastanza alla deriva e quindi in quel caso bisognerebbe forse intervenire prima che questi diventino genitori. Allora, tolte queste situazioni psicocliniche, la maggior parte della gente, si spera, ha un senso della propria prole, un po' come ce l'hanno gli animali, di difesa. E quindi, carissimi amici, dietro quei genitori che amano la loro prole, farebbero di tutto per loro, darebbero la loro vita. In fondo, per generare un figlio ci vuole tanto sacrificio. Ai tempi di oggi sappiamo come va. Quindi, quando viene un figlio e se è amato e atteso, questi sono genitori su cui Dio pone un'impronta di santità e quindi un progetto che deve essere sviluppato. Ecco amici, alla prima visione di questa sera, cosa ci è prospettato dal buon Dio nella provvidenza di questa meditazione? Ecco, una madre, Maria, un padre, Giuseppe, e un figlio neonato, Gesù.
Si dice che lo custodivano con gelosia. No, non è vero. Non lo custodivano con gelosia, lo custodivano con amore, perché i primi che arrivano non sono scacciati come faremo noi giustamente dopo un evento così intimo, ma hanno premura loro di presentarlo senza dimori a quelli che bussano non per curiosità, ma perché hanno visto angeli che li hanno portati fin lì. Allora ogni mamma, ogni papà dovrebbe farlo, perché tutti i bambini, tutti, fino alla fine del mondo, portano dentro qualcosa di questo mistero e sono un dono immenso del prolungamento del verbo, del miracolo del verbo incarnato, che nascendo santifica tutte le vite, per sempre, fino alla fine del mondo. Quanto è importante ed essenziale capire la grandezza di queste nascite senza soffermarsi troppo su come si provvederà ad esse materialmente. Ma essendo tutti oramai divenuti schiavi delle comodità, subito si penserà su quale migliore mangiatoia del momento deporli. E poi il resto, tante cose inutili, che addirittura sono talmente inutili che diventano il giudizio con cui i figli guardano i loro genitori incredibilmente come dei perenni nemici. Carissimi, la vita non è soltanto un atto procreativo, ma è la sovrabbondanza di Dio che si affaccia sulla terra con un segno di un bambino. Ogni volta che ascoltiamo un vagito di un bambino, sentiremo sempre quell'eco lontano di una vita che, nonostante il mondo faccia guerra, irrompe con la sua tenerezza, il suo amore, la sua classica forza, che la vita che Dio dà attraverso un bambino è l'espressione del suo potente amore. E di questo hanno bisogno i bambini, dell'amore semplice e direi anche poco raffinato di due genitori che lo aprono alla vita facendoli sentire amati, non coccolati da tante inutili stregonerie di questi nostri giorni, perché riempirli di regali non serve proprio a niente. Questi ragazzi cresceranno poi in una solitudine sempre peggiore, perché al dialogo intercetteranno come dire, il precipizio della soddisfazione personale attraverso il cellulare, il computer, i giochi e tantissimo altro, che si vuole far compensare i rapporti sociali familiari, ma in realtà questi sono alla base dell'iter della vita umana e la vita umana si struttura anche nello scontrarsi con i membri della famiglia. Se poi si confida nella provvidenza, si troverà stabilità nell'essenziale, carissimi, che assicurerà una certa stabilità. Non vergognarsi mai di dichiararsi poveri, ma nel contempo mai celebrare e consacrare la ricchezza come la fonte della felicità. Lo vediamo, no? Non è che avere tanti soldi ci mette al sicuro dal soffrire. Spesso chi ha tanto poi gli manca l'essenziale, l'amore, quindi non può condividerlo quasi con nessuno, oppure tanti soldi danno tanti pensieri, oppure eccetera, eccetera. Quindi attenzione. Maria e Giuseppe sono pertanto, io penso, il giusto equilibrio e l'esempio che dobbiamo seguire di fronte a prove e difficoltà. Ogni povero, o meglio, ogni povertà sente il bisogno di vestirsi di immortale bellezza e di sentirsi parte della universale misericordia benedicente, per cui quel vagito, anche tra povere cose, ci farà riconoscere l'abbraccio di Dio. Pensiamo a tutti quei bambini che in questi
ultimi periodi vivono nei territori di guerra, hanno perso i genitori, hanno perso la casa. E allora lì non c'è l'abbraccio di Dio. Certo, quando dei genitori come quelli sono esposti a vari disagi, i nostri pensieri vadano verso la speranza che i piccoli innocenti sorrisi facciano loro sentire meno amaro il momento della guerra, della disperazione, della mancanza, della perdita di una casa, di un lavoro. In questi giorni ne vedrete sempre di più. Inutile, i messaggi della Madonna sono stati chiari. L'Italia e l'Europa passeranno dei momenti di grande tristezza. Nel contempo, quelli che poveracci sono stati già usurpati, messi a ferro a fuoco, finalmente forse inizieranno a riprendersi. Quindi vedete, in questi giorni, specialmente in cui tutto il mondo vive già, no? Una terza guerra frammentata, ma che a me è destinata giustamente ad ingrandirsi proprio per sua conformazione, perché spingono affinché questa guerra accada, si realizzi. Vediamo più da vicino occhi di genitori tristi che con i loro corpi macilenti per le esigue risorse si trascinano nella ricerca di ciò che può migliorare tale loro condizione. Ma chi è il grande testimone silenzioso? È sempre il creatore che li aiuterà misteriosamente, come ha fatto con Giuseppe e Maria. Non importa il caos esteriore, il suo amore si farà sentire anche in quel come dire, disastro esterno provocato dall'odio e dall'egoismo dell'accaparramento. Bene, carissimi, in attesa che l'Eterno Padre tocchi il cuore degli uomini, meditiamo su come potremmo armonizzare la nostra vita in famiglia, perché questo è importante. Il succo della meditazione di questa sera vuole proprio mettere in evidenza su come far trionfare la serena quiete su tutte le non soluzioni. Ci sono cose che noi non risolveremo mai e che dobbiamo affidare totalmente a Dio, non c'è niente da fare. Se stessimo sempre lì a contare come contiamo i centesimi, tutte le situazioni, come poterle risolvere, è chiaro che, carissimi, non ce la faremmo. Quindi occorre un sano atteggiamento, ma che spiritualmente si deve ingenerare, di affidamento al Signore. Nessun ammalato, è chiaro, potrebbe essere solamente aiutato dai medici. Anche i medici stessi dicono coraggio, però ci aiuti, si riprenda, sia positivo, la parola che adesso passa tanto per le rime, sia positivo, reagisca bene, però ha un fondamento di verità. La nostra reazione o la nostra risposta a Dio di abbandono aiuterà questo processo di miglioramento, perché è inutile dire Dio ha deciso che ogni famiglia deve avere una croce, perché senza questa croce non accade questa purificazione mentale e sociale, per cui non può venire un tempo migliorativo, un tempo rinnovato, un tempo di grazia sospirato. Non può arrivare questo trionfo di Maria se nelle famiglie non riscopriamo la potenza di Dio nelle piccole cose. Allora impariamo donne, impariamo padri, uomini, a diventare strategici nell'usare questi drammi, queste problematiche che abbiamo e quasi a dire agli altri membri della nostra, vabbè, ok, c'è questo problema, mo ci preghiamo sopra, Dio ci aiuterà, qualche cosa Dio tirerà fuori per noi, perché altrimenti già siamo soli, ma se ci rinchiudiamo in questa solitudine, tra l'altro inutile, Dio non potrà operare in noi. Non c'è niente da fare. Il Signore non è lontano da noi, ma ha bisogno della nostra fiducia. Allora, non ci resta, carissime sorelle e fratelli, questa sera di entrare nell'atmosfera di stupore con l'augurio che si arrivi a capire qualcosa di più. Che cosa dobbiamo capire? Questo bambino che nasce finalmente deve diventare
una nuova creazione per noi. Tutto quello che non si è capito fino adesso si deve capire, perché è un momento della storia non solo drammatico e tragico, ma anche di grande grazia. Quindi tutto quello che arriveremo a comprendere oggi servirà come retaggio e dono per i figli che verranno domani. Io vi ringrazio e lascio lo spazio. So che ci sono delle testimonianze che i nostri fratelli vi vogliono far sentire. Per quanto mi riguarda, io prego con voi, sto con voi sempre, non vi lascio e ci vediamo il 23 perché a dicembre faremo la diretta della nascita di Gesù bambino dalla grotta di Celeste Verdura. Siano lodati i cuori di Gesù e Maria. Carissimi amici, come accennava Deborah, c'è giunta una testimonianza che vorremmo condividere con voi. Carissimi amici dell'Opera d'Amore, vorrei dare la mia testimonianza in merito all'olio benedetto dato a Manduria dalla Santa Vergine dell'Eucaristia. Circa un anno fa, il 19 dicembre 2023, mia mamma Maddalena, 85enne che vive con noi, dopo essersi alzata dal letto, manifestò dei sintomi che ci fecero pensare ad un attacco ischemico. Aveva infatti difficoltà a parlare, la bocca era storta e ci guardava, ma sembrava non capire e non riconoscerci. Ero allarmata e chiesi aiuto alla Madonna e mi venne in mente l'olio benedetto e così feci l'unzione a mia madre. Nel giro di circa mezz'ora i sintomi erano scomparsi. La accompagnai comunque al pronto soccorso e ci passai la giornata. Quando finalmente fu visitata dal neurologo, la trovò bene e perfino la TAC non mostrava segni di anomalie. Il neurologo lo definì un attacco ischemico transitorio. La mattina del 2 ottobre del 2024, quando mia mamma si alzò dal letto per fare colazione, mi accorsi che qualcosa non andava. Ci guardava come se fosse persa ed assente e non riusciva a parlare, non rispondeva. Ero in panico ed invocai nuovamente la Vergine Santa e feci nuovamente l'unzione a mia madre. Anche questa volta nel giro di poco tempo cominciammo a vedere miglioramenti. Ho considerato che visto che il medesimo evento si è ripetuto per 2 volte, ho capito che non poteva essere un caso e mi sono decisa a scrivervi la mia testimonianza. Dunque ho ringraziato e ringrazio ancora la nostra Madre Celeste per il suo grande aiuto. In fede, Manuela Sclippa. La signora ha allegato le attestazioni rilasciate dal pronto soccorso a prova di quanto detto. E noi insieme alla signora ringraziamo e lodiamo Dio per averci inviato la Vergine dell'Eucaristia e il suo prezioso dono che è l'olio benedetto.